Salve a tutti, ben ritrovati sul mio canale, siamo su Sniper Elite Resistance e questa volta per trattare il trofeo La macchina della propaganda. Trofeo che ci richiede di completare tutte le missioni propaganda con una valutazione di 3 stelle a difficoltà autentica. In realtà io di stelle non ne ho viste, ci sono le medaglie di bronzo, argento e oro. Comunque la cosa che dovremo fare sarà ottenere almeno 3000 punti. Per sbloccare le suddette missioni dovrete prendere i manifesti durante la campagna. Ci sono diverse guide online, anche in italiano, che vi mostrano il punto esatto dove trovarli. Se ve ne manca qualcuno, non serve finiate la missione, una volta ottenuto potete uscire. Lo dico così in aggiunta. Le sfide o missioni propaganda che dir si voglia sono 7, ambientate in scenari già visti durante la campagna e si dividono in 3 tipi: furtività, cecchino e combattimento. In quelle furtività avremo piena libertà di movimento e armati di sola pistola e qualche equipaggiamento secondario dovremo riuscire a uccidere il maggior numero di nemici, o tutti, entro il tempo limite. In quelle cecchino invece non avremo piena libertà, ma saremo relegati sul nostro eremo e dovremo cercare di raggiungere il punteggio necessario uccidendo i nemici posizionati distanti o molto distanti da noi con il solo cecchino. Quelle combattimento dovremo, cito dalla spiegazione ufficiale del gioco, combattere contro i nemici in prima linea in una gara contro il tempo. Ma toccherà fa cacciara. Il tempo limite in riferimento a tutti e 3 i tipi di sfide potrà essere incrementato tramite specificazioni che variano di missione in missione. Di solito sono uccisioni fantasma, quindi senza essere visti, o anche uccisioni ambientali, quindi con elementi dell'ambiente circostante che siano barili esplosivi o carichi pericolanti, o più frequentemente nelle sfide cecchino, i colpi alla testa. Non serve uccidere tutti i nemici presenti nello scenario, vi basterà rimanere vivi fino allo scadere del tempo perché la sfida sia valida. Non entrerò più nello specifico perché al di là di questo incipit iniziale mi sono preso la briga di spiegare approfonditamente ogni sfida nella sezione dedicatale. In rete ho già visto diverse guide, anche in italiano, ma tutte approcciano il trofeo nel modo più accondiscendente. La sfida è furtiva? Io faccio il furtivo. Sfida cecchino? Io miro bene. Tuttavia una guida è tale e riuscita quando riesce a guidare per l'appunto anche chi non sia dotato di eccelse qualità tecniche o chi, come me nel caso dello stealth, di eccelse qualità di pazienza, e credo che la mia abbia tutti i crismi necessari ad aiutare chiunque la consulterà. Come già detto, i punti necessari sono 3000, ma originariamente nella prima versione del gioco erano 6000. Solo dopo, con un aggiornamento, i requisiti sono cambiati per la difficoltà autentica, quindi per evitare di complicarvi la vita, ricordatevi di aggiornare il gioco ad una versione che non sia la prima. Ultima informazione prima di iniziare, veramente molto importante: può capitare che nonostante abbiate ottenuto l'oro nel resoconto post partita, poi nel menu delle missioni propaganda non vi verrà assegnato. Probabilmente è un bug dovuto al fatto che con il punteggio in autentico non avete superato il vostro precedente in un'altra difficoltà. Per essere certi che abbiate ottenuto i 3000 punti, vi basterà andare nel primissimo menu, stato di servizio, medaglie, missioni, tutto giù propaganda, e controllare quest'ultima medaglia, che vi mostrerà in quante missioni propaganda avete ottenuto i 3000 punti a difficoltà autentica. Vi lascio la vera e propria guida, che per ogni missione vi offrirà una spiegazione commentata e dettagliata e a seguire una più fluida dimostrazione pratica senza commento. Buona fortuna! Prima missione propaganda, la Resistance. Questa è una sfida furtività, cioè nella mente di chi ha progettato queste sfide dovremmo uccidere tutti e 20 nemici in questo caso, ma in altre sfide ce ne sono di meno o di più, senza farci scoprire, con la nostra bella pistolina silenziata, sparare in testa ai nemici. Questi con il cappello a tesa larga sono VIP, cioè uccidendoli avremo un 30 secondi di doppi punti, o 30 o 15 non ricordo. E come avete notato, appena uccidiamo qualcuno oppure i nemici ci vedono, il timer comincia a scendere fino ad arrivare allo 0, dove sarà la fine della missione. Fine della missione non vuol dire sfida fallita, ma soltanto che la missione sarà finita e non potremo fare più punti. E come facciamo a uccidere 20 nemici con 1 minuto e 30? È impossibile, anche perché l'area è grande. Premiamo touchpad, quadrato, leggiamo. Le uccisioni fantasma aggiungono tempo extra. Quindi facendo uccisioni fantasma, cioè senza che qualcuno ci abbia visto, avremmo ogni volta 30 secondi in più. Sono scenari studiati abbastanza bene, non perfetti. Ed è proprio quello il bello, Possiamo decidere anche di non approcciarci come vorrebbe il gioco, come vorrebbero gli sviluppatori, come avrebbero voluto gli sviluppatori, no? Così stealth, io lo stealth lo odio, ok? Lo odio lo stealth, io vado faccia a faccia,
ti mostro le mie armi, tu mostrami le tue. Vediamo chi ce l'ha più affilata. Questa è sfida per me. Però vabbè, non voglio criticare chi la pensa diversamente. Però volendo possiamo affrontarla anche così. Spariamo a questo. Se abbiamo un'ottima mira, per esempio, siamo dei fenomeni con la pistola e prendiamo sempre i nemici in testa. Uccidiamo questo, poi ci mettiamo a camperare, che ne so, qua dietro. Aspettiamo che arrivi uno per volta e li uccidiamo tutti, finché non arriviamo ai punti necessari, che ricordiamo sono 3000. Però bisogna essere veramente molto bravi, perché non tanto per non farsi uccidere, che vabbè già è un'impresa, però più che altro perché poi finiscono i secondi, eh. Noi opteremo per un approccio ibrido, cioè tra lo stealth e lo spavaldo. Perché io cos'è che odio dello stealth? Cioè c'è un nemico, lo devo uccidere, non lo posso uccidere, devo aspettare che fa 3 metri più avanti, perché se uccido questo poi quell'altro lo vede. Oddio, non ce la faccio. Io vado lì, devo fare essere stealth, perfetto, non mi faccio vedere, però lo uccido adesso. Quello lo vede, non mi frega niente. Non mi frega niente, uccido pure quello, capito? Quello è il mio approccio. Il percorso da seguire e l'ordine nel quale uccidere i nemici per portare a termine la sfida è fondamentale in questo tipo di approccio. Non cominciate a sdirazzare. Se io vado di là e uccido un nemico con la gamba alzata, voi fate la stessa cosa, perché sennò poi magari scavallate di un secondo e il nemico dopo ve lo trovate 2 metri più avanti, quindi non lo potete più uccidere. Ora ve lo vengo a spiegare in diretta, poi vi mostro il tentativo riuscito di quello che avete visto in diretta, quindi perfetto, senza commento, e poi vi lascio un ulteriore run dove faccio tipo 8000 punti, perché io le missioni propaganda le ho iniziate quando ancora non era stato rilasciato l'aggiornamento che abbassa i requisiti minimi per l'oro da 6000 a 3000, quindi dovevo fare 6000 punti. E ho questa partita, come volete chiamarlo, dove faccio 8000 punti, del quale devo dire vado parecchio orgoglioso, e quindi la carico, anche perché poi magari il mio metodo che mostrerò adesso non è adatto a tutti voi. C'è chi magari preferisce veramente un approccio più stealth, più preciso, colpo alla testa, che ho utilizzato nell'altra run degli 8000 punti. Provate quello che vi sto per fare vedere. Se non riuscite, c'è sempre l'altro tentativo. Se no, se vedete che con la mia guida non riuscite a ottenere i punti necessari, cambiate guida. Se volete saltare questa prima parte della spiegazione a voce, fatelo e passate direttamente alla spiegazione visiva, ok? Dove lo vedete, se vi sentite sicuri, lo vedete e cercate di rifarlo. Se però dopo qualche tentativo di sola spiegazione visiva non doveste riuscire non dico a raggiungere i 3000 punti, ma a ingranare, tornate indietro e vi vedete la parte dove spiego anche a voce. Appena iniziata la sfida, ci giriamo e ci buttiamo qui dal davanzale. Entriamo dentro qui la casa, insomma, non so come volete chiamarla, questa stanza. Usciamo, prendiamo vabbè l'FP45 e spariamo a questo. Voilà. Passiamo da qui. E uccidiamo questo, che è un VIP, e ci darà 30 secondi di punti doppi. Entriamo qua e uccidiamo questo con il corpo a corpo. Allora, attenzione, questa prima sezione che abbiamo fatto, questi primi 3 nemici che abbiamo ucciso, non sono così complicati, no? Voi direte. Invece no, bisogna stare attenti, perché quello che ho fatto è maniacale, è certosino, è precisissimo, ok? Basta fare una cacchiata e non trovate per esempio il nemico lì. Io ho ucciso questo nemico, no? Mi sono accovacciato e ho ucciso il nemico, ok? Se però una volta ucciso fossi passato qui, i nemici mi avrebbero visto e avrebbero scatenato il putiferio. Invece passiamo qui dal laterale, in modo tale che nessuno, speriamo, ci veda. Andiamo avanti, andiamo a uccidere il nemico VIP, ok? State attenti, io l'ho ucciso, no? Ma non l'ho ucciso così. Ho visto il timer, dobbiamo ucciderlo a 1,46, 1,45, perché poi, se lo uccidiamo troppo prima o troppo dopo, questo nemico qui, vedete? Vedete come già era avanzato? Ci vede e ci spara. A volte può capitare che per esempio stia qui, ok? Finché sta qui non è un problema, perché noi entriamo, lui non ci dovrebbe vedere, andiamo qua e gli diamo la saccagnata, ok? Ma se sta qui e ci vede, comincia a sparare, guardate un po' chi arriva. La gente, è un casino, capito? Perfetto. C'è un'altra variabile, che questo tizio non stia qua, stia dall'altra parte. Avete 2 possibilità in tal caso. O evitate di ucciderlo e continuate con quello che sto facendo, evitando di uccidere questo, oppure ricominciate, tanto stiamo all'inizio. Probabilmente se sta lì è perché qualcuno vi ha sentito o lui vi ha sentito e quindi ha smesso di fare il suo giro e si è fermato lì. Vi dico di ricominciare perché tante volte lo spawn dei nemici è strano e ricominciando lo resettate. Poi vi ho detto di seguire alla lettera il percorso.
sta a voi, cioè dipende pure che tipo di giocatori siete, in base alle vostre conoscenze, esigenze, competenze, ok? Se siete proprio senza mani, è meglio che seguite pedissequamente quello che faccio. Se invece siete giocatori esperti, che se la sentono, no che se la sentono galla, che se la sentono di uscire dal seminato, questo non lo uccidete. Oppure vedete che magari invece di spawnare qui, spawna lì, trovate un'altra strada, insomma, non c'è nessun problema. Aggiungete, aggiungete, aggiungete. La mia è una traccia. Voi aggiungete, ok? Facciamola diventare almeno una mulattiera. Perfetto, una volta ucciso questo, guardate che bel percorso che va preparato il Pernibus. Torniamo di qua, il Pernibus, anzi, con la sh. Andiamo di qua, uccidiamo anche questo. Veloci, che sennò scade il tempo dei doppi punti. Dobbiamo usufruirne finché possiamo. Ok, basta. Adesso tocca andare a cercare il secondo VIP. Che se lo vedete sta qua, vediamo se. Lo volete uccidere da qua? Volete provare? Ve la sentite? Fatelo. Qual è il problema? Noi opteremo per una scelta più precauzionale. Andiamo qui e uccidiamo il VIP che ci ha quasi visto. Ora, se ci hanno visto è un problema. No, non sembra non ci abbiano vista. Quando lasciate, visto quanto tempo ci ho messo? Basta metterci un secondo in più che vi vede. Quando lasciate questo caffè, veloci, sì, ma non correndo, perché sennò gli altri, qui ci stanno 5-6 nemici qua intorno, vi sentono e poi dice, vabbè, vi sentono che ti frega, tanto stai andando dall'altra parte. Infatti io quei nemici non è che me li calcolo, non è che andremo a ucciderli. Il problema, guardate qual è il problema. Allora, dopo, per cosa abbiamo finito la munizione della FP45, la prendiamo. Entriamo qui. E uccidiamo questo qui. Chiaramente i doppi punti stanno finendo perché mi sono fermato a parlare, a spiegarvi le cose. Vi volevo far notare questa cosa. Avete visto questo tizio che sta qui, buggato, glitchato? Prima cosa, a volte lo troveremo qua dietro. Bloccato così che cammina contro la libreria. Ok? Così. Quindi, quando uscite da qua, veloci, date prima un'occhiata qua. Se non c'è nessuno, sicuramente sta qua. Se non sta nemmeno qui e sta da altre parti, è perché dall'altra parte, dove vi dicevo, dove abbiamo ucciso il secondo VIP, ci hanno sentito e non so come gli è arrivata la notizia. A lui comunque gli è arrivata la notizia, forse con i walkie talkie. E niente, quindi si è messo in posizione di difesa qui dietro ad aspettarci. Perché lui sa che saremmo passati lì, lo sapeva. Quindi entriamo, guardiamo e uccidiamo. Con i restanti 10 secondi cerchiamo di raggiungere vabbè, questo tizio qui e di ucciderlo anche. Perfetto, seconda sezione conclusa. Un po' intrigata? Sì. Complicata? No, per niente. Ora saliamo per di qua. Ora avete due possibilità. Potete decidere di... Vabbè, questo tizio qua adesso sta qui perché ho perso tempo a parlare. In realtà quando arriveremo qui sarà dietro quella statua e sarà pronto per iniziare a camminare qui. Quindi se noi uccidessimo questo tizio corpo a corpo ci vedrebbe, ma anche se dovessimo sparare. Quindi la cosa migliore è aspettare che vada lì in fondo, colpirlo, cioè uccidere questo VIP così, e poi quell'altro lo uccidiamo con l'arma. Ok? Io però, nella run che ho fatto, mi pare che ho ucciso questo. Quello che stava lì si è girato, mi ha visto e gli ho sparato. Senza troppi fronzoli. Comunque, utilizziamo gli ultimi doppi punti della partita per ottenere i 3000 punti. Cosa che non potrò fare qui perché ho perso troppo tempo a chiacchierare. Quasi, quasi 3000 punti. E c'è l'ultimo nemico che ci sta aspettando lì dietro la cassa. Non facciamo troppo rumore con i passi, non corriamo perché sennò ci sente e ci sbuca da qui. E lo uccidiamo. 3140. Va bene? Vi mancano dei punti perché non so perché? Non avete usufruito al massimo dei doppi punti? Andiamo qua, cerchiamo qualche nemico e lo uccidete. Via, ecco qua. Bene, morto. Chiaro? Niente di difficile. Poi non potendo tornare al luogo di spawn dove mi piace passare gli ultimi minuti della sfida, così quasi a dileggio degli sviluppatori, andiamo qui. Andiamo a farci un bel bagno caldo. Ne aspettiamo tranquillamente. Non dovrebbe venire nessuno. Volete stare certi? Mettetevi qua, se viene qualcuno gli sparate. E aspettiamo che scada il tempo. Vi lascio alle run che vi ho accennato nell'introduzione.
dich, du hinterhältiger Mistkerl! Komm raus! Le tireur d'élite, il tiratore elite, il campione, il fenomeno. Per questa missione c'è parecchio da dire. Ho provato a farla, l'ho fatta, è questo il giusto approccio, provare e riuscire. E poi mi sono visto pure qualche video per dire, ma forse mi ero perso qualcosa io, perché l'ho trovata parecchio complicata. Ho visto tutti i video di gente incazzosissima che da 300 metri riusciva a prendere l'orecchio sinistro, l'occhio puntuale nella pupilla, nell'iride, tutta gente fenomenale. Che cazzo fai? Che guida è? Cioè, non è una guida, è un esercizio di bravura, mostrare al mondo quanto si è bravi, perfetto, è giusto, ma non è una guida. La guida è un'altra cosa e soprattutto si presuppone che sia una cosa che puoi insegnare all'altro in poco tempo, perché se no io la guida la faccio così. Signori, volete fare sta sfida? Perfetto, giocateci 15 ore, imparate a memoria la portata, la caduta del proiettile, parapam, parapam, ma autentico, e vedrete che ci riuscirete, grazie. Noi dobbiamo trovare il metodo semplice. Non dobbiamo diventare fenomeni, non ci interessa, non è un capolavoro questo, non è un gioco che ci rimarrà nel resto della vita, no? Non ce lo ricorderemo a 80 anni questo gioco, dobbiamo solo platinarlo o comunque sia terminare la sfida. Andiamo a vedere. Seguite il Pernibush che vi porta sempre alla vittoria. Il campione sono io, vai. Per prima cosa iniziamo col dire che i secondi extra ci verranno assegnati non soltanto con i colpi alla testa ma anche con le uccisioni ambientali. Che sono le uccisioni ambientali? Le uccisioni che vengono perpetrate tramite oggetti dell'ambiente circostanze, che siano barili oppure balaustre che ti cascano in testa, carichi, no, balaustre no che ti cascano, carichi che ti cascano in testa, balaustre che ti cedono sotto i piedi. Quelle sono le uccisioni ambientali. Oppure abbiamo, grazie alle munizioni ad alto potenziale che troveremo a Iosa, qui su questo bel terrazzino, l'opportunità di non solo sparare a un barile, no? Qui abbiamo il barile, però quello è facile, possiamo farlo anche con le munizioni normali, soltanto che con le munizioni ad alto potenziale sarà più facile colpirli perché andremo, essendo esplosive, anche colpendo magari qualche centimetro più a destra, qualche metro, no, metro no, qualche centimetro, un metro massimo più a destra, andremo a colpire il barile che si incendierà. Però ho scoperto che le munizioni ad alto potenziale si possono utilizzare in un'altra maniera. Non difficile, e che ci permetteranno di ottenere ogni volta 10 secondi. Questa è farina del mio sacco e non l'ho copiata da nessuno, perché sono un campione, l'ho scoperto da solo. Allora, se noi mettiamo qui, vabbè, 100 e spariamo ai piedi dei tizi, destra-sinistra, ok? Ce la considera uccisione ambientale, ok? Qui destra-sinistra non lo posso fare, ho fatto direttamente, vabbè, morto subito perché chiaramente non mi serviva morisse subito, e morto subito. Qui spariamo a destra, non potendo sparare a sinistra c'è qui la copertura, continuiamo a sparare a destra un paio di colpi, pam pam pam, 3, 4, a volte muoiono con 4 colpi e l'esplosione li ucciderà, ok? E ci viene considerata uccisione ambientale. Qui non possiamo sparare ai piedi di questo tizio perché sono coperti, a meno che non possiamo... Sì, possiamo sparare qui, ma è più complicato. Spariamogli dietro, no? Qual è il problema? L'importante è che l'esplosione lo colpisca, ok? A un certo punto morirà, ecco fatto. Ecco, dovete pensare come se fosse un RPG, ok? Su COD, su Fortnite, insomma, gli RPG in genere. Non è che andiamo a mirare sul bersaglio, miriamo accanto al bersaglio, a un muro vicino, al pavimento vicino a lui, ok? In modo tale che venga colpito dall'esplosione più che dalla razza, ok? Perché se uno deve colpirlo con razza, allora tanto vale prendere un water e tirarglielo addosso, cioè non è quello lo scopo del razzo, lo scopo del razzo è esplodere, ok? Non colpire per far male. Allora, un altro paio di cose da dire, prima di iniziare con la spiegazione più nel dettaglio. Abbiamo qui il kit medico che ci servirà, ci potrebbe servire, ne abbiamo già uno nell'inventario, una volta consumato questo useremo quello e poi abbiamo anche le 3 bende. Un'altra cosa è che questo nemico qui è uno stronzo, è un casino ucciderlo, okay? Lasciatelo perdere e evitatelo. E abbiamo anche questo e questo nella terrazzina sottostante. Questi 3 nemici evitate. Ci sarà magari durante la guida, non so, magari vi dirò adesso vedetevela un po' voi, scegliete quale nemico uccidere, non credo che ve lo dirò, però in caso dovessi dirvelo, evitate questi 3 nemici perché sono non voglio dire quella parola brutta, sono un macello, ecco, sono un macello, va bene? Ora andiamo più nello specifico su cosa dovremmo fare, ve lo spiego, sperando di essere il più preciso possibile. E poi vi metto, insomma, a fine video anche la run dove l'ho fatto senza commento, va bene? Allora, iniziamo qui a destra, mettiamo portata 100, spariamo.
a questi 3 nemici, sempre sparandogli ai piedi, cercando di fare uccisione ambientale, cioè dobbiamo fare uccisione ambientale. Dobbiamo fare 3 uccisioni ambientali con questi 3 nemici, Non voglio sentire scuse. Eccola, un'altra. Qui non c'è fretta, possiamo anche metterci a ricaricare. Vediamo che abbiamo esaurito le munizioni. E anche qui. Ah, ragazzi. Morto. Olè. Perfetto. Abbiamo un minuto. Qui dobbiamo uscire con un minuto. Ci hanno sparato. Ci possiamo curare. Ok? Semplice. Questa prima sezione è semplice. Imparatela subito. È come suonare il pianoforte. Prima si imparano le sezioni a parte, divise tra di loro, e poi si mette tutto insieme. Va bene? Niente di difficile. Ora, dalla ferrovia, spostiamo lo sguardo un pochino più a sinistra qui. Guardiamo col binocolo. C'è questo tizio. E dietro di lui c'è un barile esplosivo. Non ci crederete, manco io, perché non lo vedo, perché non ci vedo e perché i colori di questo gioco sono troppo scuri, però ve lo garantisco. Allora, come si fa a prenderlo? Ci mettiamo 300, perlomeno io faccio così. Miriamo un pochino più a sinistra rispetto a lui. Non dobbiamo prendere lui, dobbiamo prendere il barile. E un pochino più in basso, più o meno qua. Vediamo. Preso. Forse. No, non preso. Sì, preso. Aspettiamo che esploda. No, in realtà non dobbiamo aspettare, dobbiamo subito spostare la mira qui. Vedete? È morto adesso. Questo qui è un VIP, eliminazione VIP, quindi ci dà 15 secondi di punti doppi. Quindi andremo a sfruttare sparando a questo tizio. Alle finestre, non a lui, ricordatevi. Uccisione ambientale, importante. Morto? Sì, perfetto. Io ci ho messo tanto perché sto sparando. Voi velocemente, sì, sparando, sto parlando oltre che sparando. Voi velocemente uccidete questo. Se siete fortunati come me che il barile non esplode subito ma prende fuoco, andate subito a questo e iniziate a sparare subito. Se esplode subito, sempre veloci, insomma. Però se avete possibilità di prendervi un secondo di vantaggio, fatelo. Tanto non è che richiede tanto uccidere questo. Una volta uccisi questi 5 nemici, dove ci spostiamo? Ricordatevi sempre, tra una sezione e l'altra, se non dobbiamo fare kill veloci per i doppi punti, ci curiamo in caso abbiamo subito danno e prendiamo munizioni e carichiamo. Perfetto. Ora, sempre con le munizioni ad alto potenziale, andiamo a uccidere questo tizio qua. Attenzione, è un VIP, quindi ci darà doppi punti per 15 secondi. Una volta colpito, cioè ucciso, andremo a distruggere quella barca che ci dà 700 punti, senza contare i doppi punti. Fate il calcolo. Allora, il campione sono io. Scopro tutto, sono campione. Allora, vediamo. Mettiamo 200, sempre proiettili ad alto potenziale. Se volete possiamo pure provare a fare l'uccisione ambientale. Ci sono riuscito qualche volta, più che altro per caso perché non riuscivo a beccarlo normalmente. Però ormai ho imparato a beccarlo normalmente. Mettiamo 200 e spariamo tutto. Morto. Non serve uccisione ambientale. Poi, doppi punti. 100 bisogna mettere, non 200. E spariamo a questa barca. E voilà. Jason Fe, 1400 punti dal nulla. Chiaramente qui io vi sto facendo vedere. Voi dovete essere veloci, sparate a quello, mettete 100, perché qui siamo a 200 sparando a quello. Mettiamo 100 e andiamo a sparare alla barca. Vi restano 3-4 secondi? Passiamo alla fase successiva se vi restano 3-4 secondi. Spariamo anche ai camion. Eccoli qua. Eccoli qua. I camion con le munizioni ad alto potenziale esplodono al colpo. Non serve aspettare niente. Spariamo con le munizioni ad alto potenziale, mettiamo 100, esploderà. 1, 2, quello è esploso da solo. Abbiamo questi altri, spariamo anche a questi 3. In realtà ci manca un nemico che non so perché non sia morto qua. Vabbè, ma questi si spostano, non è importante. Qui sono 3 nemici. Dovreste riuscire a fare 3 kill. In caso non ci riusciste non sarà un grosso problema. Una volta fatto esplodere l'armamentario voluttuoso, andremo a uccidere altri 2 nemici che ci daranno uccisioni ambientali. Però aspettate. Ricapitoliamo. 3 nemici. Fondo. Fondo. Vedetta. Barca. Banchina. Esplosioni. Terribili. La morte. Il fuoco che divampa. E guardate. Chiaramente adesso loro non sanno che sto qui, no? Non mi hanno visto, no? Questo lasciatelo perdere, non sono un culamo di pezza. Non ci vede lui, non sappiamo, non sa che siamo qui. Tuttavia, dopo aver fatto tutto questo casino, chiaramente, il tizio ci avrà visto, insieme a quest'altro pure quest'altro è sveglio, ci vedono e ci sentono benissimo. Dice, piano di esplosioni, ci sarà un cecchino. Lui cammina, no? Va da destra a sinistra, va in fondo, torna indietro. Lui si fa tutta sta strada, poi torna indietro e pattuglia chiaramente.
presidia la zona, no? Vedendo tutte quelle esplosioni, dice dove ci andiamo a mettere? No? Tutte e due, dice mettiamoci dietro, a fianco a dei barili esplosivi. Infatti lui si metterà opportunamente qui a fianco e lui si metterà dove sta adesso. Quindi una volta fatto esplodere tutto sulla banchina, sì, non ci resterà che sparare. Mettiamo 200 al barile a fianco a lui e il barile a fianco a lui. Boom. Ora andiamo a occuparci del ponte, dove ci sono 3 bei nemiciotti da poter uccidere abbastanza facilmente. Abbiamo diverse opzioni. Io non so in che scenario vi ritroverete. Se vi trovate in uno scenario simile è inutile che sparate al barile, perché non uccide né questo né quest'altro e nemmeno questo. Però se vi avranno visto e avranno sentito l'esplosione e cominceranno a correre lungo il ponte, c'è buona probabilità che si ritrovino insomma vicino ai barili pure loro e potranno essere uccisi con i barili esplosivi, aggiungendo ulteriori secondi. Va bene? In caso non sia quello il caso, scusa il gioco di parole, si fa la solita cosa, no? Ah, è vero, c'è pure il camion volendo. Ecco, se quel tizio, ecco, non volevo farlo, però se quel tizio passa vicino al camion, ricordatevi che c'è il camion. Se no, solita uccisione ambientale, spariamo vicino a lui finché non muore e ci dà i 10 secondi. I 10 secondi sono un optional, dipende da quanti secondi vi restano, chiaramente, no? Quanti ve ne restano. Non so perché se vi avvicinate troppo al muretto qua, al davanzale, non vi sparerà. Cioè voi sparate e lui non spara. Quindi sarà un problema. Quindi rimanete sempre un po' distanti, stando sempre attenti che gli altri potrebbero spararvi se vi esponete troppo. E niente, facciamo, vi ho detto, le esplosioni ambientali. Qui, però questa l'avevamo già fatta. Andiamo a fare questa qui con lui che è coperto. Eccola qui, vedi? Si può fare tranquillamente. Se vi serve, se no andate direttamente in testa o sul corpo. Una volta ottenuti i 3000 punti ci sdraiamo, coperti, tranquilli, e aspettiamo che finisca il tempo. Va bene? Niente di difficile. Spero. Perfetto, quindi ricapitoliamo. 3 qui. Esplosivo lì. Tizio qua, ambientale sempre, però senza barile. Vedetta. Nave. Ricordatevi 100 e munizioni sempre altamente esplosive. Fare esplodere banchina. Uccidere sveglione quello. Uccidere sveglione quell'altro. Ponte. 1, 2, 3. E abbiamo i 3000 punti. Sdraiarci e aspettare la fine del livello. Niente di difficile. Vi lascio la run dove l'ho fatta senza commento. E ecco, perfetto. Il gioco parla da sé. Arrivederci. Addio. Have to deal with his wound.
Terza sfida, Liberation. Eccoci qua. Allora, questa sfida non è particolarmente ostica, o perlomeno io non l'ho trovata tale. Forse perché ho imbroccato subito la strategia giusta, non lo so, boh. Chiaramente come al solito vi faccio la spiegazione e poi vi lascio il video dove ho completato la sfida. Però se voi preferite guardare prima il video, mandate avanti e poi tornate indietro, non è un problema. La prima cosa da fare è prendere le munizioni soft point, 1 e 2. Perfetto. Però non le mettiamo subito, non le mettiamo subito. Allora, il primo nemico da uccidere è questo qui. Dice come lo uccidiamo? Qui dietro questa recinzione c'è un barile esplosivo o comunque qualcosa che esplode. Come l'ho scoperto? Sbagliando a mirare. Ho sbagliato a mirare, invece di colpire lui ho colpito qua e è esploso tutto. Però non dovete usare le soft point. Questo sarà l'unico proiettile che utilizzeremo per questa sfida di munizioni ordinarie, ok? Quindi mettiamo 300. Miriamo un po' più sotto a sinistra, qua più o meno. Boh, esplode. E ci prendiamo 10 secondi. Perfetto, facili facili. Il secondo nemico da uccidere è questo qui. Ed è esattamente a 350 metri mi sembra. Quindi possiamo optare per mettere la portata a 300 e mirare un pochino più in alto. Oppure la portata a 400 e mirare un pochino più in basso. Mi raccomando, mettete le soft point, ok? Da questo momento in poi dovremo utilizzare le soft point. Quindi io uso 400. Miro più o meno all'altezza delle ginocchia. E non è morto al primo colpo. Perfetto, questa volta l'ho preso. Non è importante qui la fretta, non ci interessa. Certo, se riuscite a colpirlo al primo colpo è meglio, a ucciderlo al primo colpo. Sto riavviando in continuazione perché in questo livello sono fumantini. Appena ti vedono ti cominciano a sparare in 5 e ti uccidono. Chiaramente perché io qui sto parlando e sono troppo lento. Voi dovete essere veloci, pam 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 pam. Però vi garantisco che anche se siete veloci, se sbagliate un piccolo colpo, ma a volte anche non sbagliando, quindi soffermandovi troppo su un nemico, vi uccidono. Quindi dovete essere veloci. È quella la difficoltà di questo livello. Non tanto la mira che dopo qualche tentativo la impari, la capisci, le portate, le cose. La difficoltà è che proprio se non siete veloci, chirurgici, vi vedono e rovinate praticamente la rana perché dopo un po' vi uccidono. Terzo nemico da uccidere, questo è importante perché è un VIP. È un VIP ed è abbastanza semplice da uccidere perché è a esattamente 298-97 metri di distanza, quindi basterà mettere 300 e mirare esattamente la testa. Essendo un VIP dovendo sfruttare i doppi punti, 15 secondi di doppi punti, dobbiamo essere veloci, quindi uccidiamo questo, andiamo subito a questo, poi andiamo a quest'altro. Se ci riusciamo con un colpo questo, ma non perdete troppo tempo perché questo è abbastanza infido. Se non ci riusciamo andiamo direttamente a questo che è più facile da uccidere, va bene? Questa è la sezione dei doppi punti, se ci riuscite. Poi se magari non riuscite a ucciderli tutti, ne uccidete magari soltanto 2, 3, non è un problema, poi possiamo compensare con altri nemici e altri punti. Quindi 300 di portata e miriamo esattamente la testa. Fate attenzione, siate precisi. Olè. Poi andiamo da quest'altro. Quest'altro sempre 300 di portata. Lui sta a 273. Quindi miriamo un po' più basso rispetto a dove sta lui. Qui, perfetto, è morto. Certo, poi dovete anche capire voi in base a dove sta il nemico. A volte dovrete mirare un pochino più in basso, se volete prendere la testa un pochino più in alto, insomma, se sta spostato più a sinistra dovete mirare in un'altra maniera. Io ve lo faccio vedere più o meno a grandi linee, no? Il prossimo è questo qua, mettiamo 200, miriamo un pochino più in alto, testa. Qui proviamo a uccidere anche questo, 200 un pochino più in alto, preso ma non è morto. Preso, meno male. Questo non è necessario, però se ci riuscite in poco tempo è perfetto. E poi abbiamo questo qui. Questo qui è veramente semplice. 200 e mirate in testa, così prendete pure 10 secondi. Ecco, perfetto, non ho preso. Vabbè, l'ho preso dopo. Prendetevi tutto il tempo che vi serve. Non abbiamo i doppi punti. I doppi punti ce l'avremo dopo aver ucciso questo. Questa è un po' una rognetta. Perché? Perché è a 270 metri. Io non riesco mai a capire quale sia il metodo migliore. Cioè, mirare, mettere 200 di portata e mirare più in alto, o mettere 300 e mirare più in basso. Boh, non lo so. Ogni volta vado a sensazione. Questa volta mi sento di fare così. 200 e mirare più in alto. Preso ma non è morto. Mi raccomando, ricordatevi dopo aver ucciso questo di ricaricare. Tanto non avete fretta. Perfetto, morto. Abbiamo i doppi punti. E dove andremo a utilizzarli? Mettiamo portata 300. Allora, qui c'è da dire parecchie cose. Allora, lo vedete questa tanica di benzina, comunque di esplosivo? Non sempre potrà essere sfruttata per uccidere qualcuno, perché questi qui si spostano in continuazione. Dopo aver ucciso questo, capace che ce ne saranno
due vicini, come mi è capitato una volta, ho fatto un botto di punti con annessi chiaramente 20 secondi di tempo extra, oppure può essere che stiano da tutt'altra parte, che vi abbiano visto, che non vi abbiano visto, è molto casuale la cosa. L'importante, dopo aver ucciso questo, avete i doppi punti, dovreste stare almeno a 2500-2400 punti come minimo, come minimo. L'importante a questo punto è fare punti, uccidere questi nemici, quindi mettiamo 300, miriamo... vabbè. Dicevo, miriamo un pochino più in basso, infatti loro stanno a 291, un pochino più in basso ma non troppo, aspettiamo che si fermino, chiaramente dato che avremmo ucciso un sacco di gente probabilmente loro ci avranno visto e saranno fermi così, perfetto. Allora miriamo, un pochino più in basso, e spariamo. Non dobbiamo essere precisi e colpire la testa, certo se riusciamo a prendere la testa e prendere un pochino più di punti in più, non tanto per i secondi. Qui tanica perché c'è questo che sta vicino. Oh. Non è morto però, non è morto, avete visto? Non è la prima volta che mi capita, perché stava un pochino troppo distante. Però se lo vedete che sta nei dintorni provateci, provateci. Per prendere la tanica avete visto 300 e mirate un pochino più in basso. E qui ne abbiamo a iosa di nemici, l'importante è che stiano fermi e che vi avviciniate parecchio allo schermo per vederli perché veramente non si vede niente. Attenzione, se non vedete più nemici qui sul pontile, insomma come volete chiamarlo, e vi serve ancora qualche punto... C'è questo nemico qui che è a 372, quindi mettiamo 400 e miriamo un pochino più in basso. Poi c'è questo e anche quest'altro nemico, in caso non abbiate ucciso questo. Poi quest'altro, non ve l'ho menzionato, è vicino a un serbatoio che esplode, ma in realtà se lo fate esplodere servono parecchi colpi per farlo esplodere. Dovete mettere 200, ve lo dico, e sparare 3-4 colpi, ma non muore. Non muore perché sta troppo distante, la prospettiva ci fa... credere che stia vicino, ma in realtà non è vicino al bombolone. Comunque questo una volta che vi ha visto si andrà a nascondere di solito qui dietro e sarà un bersaglio facile se vi servono punti. Oppure, il migliore secondo me, è questo tizio qua, che una volta insomma che abbiamo armato tutta la pantomima qua, starà nei pressi di questa zona, potrebbe stare qui dietro il tronco, ma la maggior parte delle volte sarà qui fermo, immobile, accovacciato, a mirarci. Comunque non ci spara perché non credo abbia il cecchino. E potremmo benissimo colpirlo. Potete mettere 300 di portata, però io con 300 non lo pio mai. Preferisco mettere 200, mirare un pochino più in alto, tanto lì c'hai fretta, no? Devi fare punti, non è che stai a vedere testa, non testa, lo devi uccidere il minor tempo possibile. E comunque poi fate voi. Chiaramente, quello che vi sto facendo vedere è come l'ho fatto io. Per quello che ho capito io, per quello che ho conosciuto io e ho scoperto io, ok? Se io non so che per esempio questo nemico qui, no, che cammina qui, dopo tutto il giro si mette qui vicino a questo che potrebbe essere fatto esplodere e prendere quindi i punti più i 10 secondi, inseritelo nel percorso che vi ho fatto vedere, ok? Se voi sapete che qui, dopo un po', si affaccia un tizio e si fuma una sigaretta con la testa scoperta, facile da prendere, insomma, unitelo a quello che vi ho detto io, è chiaro? Perfetto. Io così l'ho fatto e così ve lo mostro, va bene? Quindi, ricapitoliamo velocemente. Inizia il livello, soft point, munizioni ordinarie, 300, miriamo qui in basso a sinistra, pum, esplode, 400, soft point. Vedete, guarda roba, plotone d'esecuzione. Boh. Dicevo, soft point, 400, miriamo all'altezza delle ginocchia, pum, sperando di ucciderlo con un colpo. 300, miriamo perfetti alla testa. 300, miriamo un pochino più in basso, più o meno all'altezza del davanzale, un pochino più alto se vogliamo prenderlo in testa, ma se vogliamo essere sicuri più o meno all'altezza del davanzale, poi vi regolate voi. 200, un pochino più in alto, poco, cerchiamo di prenderlo in testa e più che altro di ucciderlo con un colpo. Tentiamo di uccidere questo, 200, pom, massimo 2 colpi, perché poi comincia a correre, è difficile da prendere, non perdeteci troppo tempo. Ricordatevi che se ci riuscite avete ancora i 15 doppi punti, 15 secondi di doppi punti, quindi non perdete tempo con questo. Andate direttamente su questo che è un bersaglio facilissimo, va bene? Andate qui, 200, puntate alla testa, semplicissimo, pum, colpo alla testa. Dopo questo, momento di pausa, caricate, prendetevi il kit medico se siete stati colpiti, fate un bel respiro e spostiamoci su questo. 300 e mirate più in basso o 200 e mirate più in alto, lo uccidete. Doppi punti, 15 secondi, andate qui e cercate di uccidere più nemici possibili. I nemici qui li avete uccisi o comunque si sono nascosti, sono impossibili da prendere, vi servono altri nemici, mancano 15 secondi e vi mancano pochissimi punti, pum, di qua, subito. Il tizio qui è pronto per noi, ci sta aspettando per donarci i punti. Sarà probabilmente, come vi ho detto, qui, fermo, e potrà essere ucciso semplicemente.
Come al solito, una volta raggiunti 3000, vi sdraiate e aspettate. State attenti però, se i nemici lì sono ancora vivi, se voi vi sdraiate qua vi prendono. Quindi sdraiatevi in un punto dove non potete essere in linea di tiro con nessun nemico. Non fate principianti naboni che fanno le guide su YouTube ma non sono in grado di spiegare niente. Quando dovete spostare il mirino, chiaramente, vabbè, se dovete spostarlo da qui a qui, fate così. Ma se io devo spostarmi da qui a qui o a qui, non è che posso mettermi 3 ore così fanno i principianti, no? Spostiamoci, cambiamo marcia. Non è che quando guidate la macchina rimanete in prima, cambiamo marcia in base alle esigenze. Uccidiamo questo, lasciamo le due un pochino, non troppo, non dobbiamo rilasciarlo del tutto. Lo lasciamo un pochino, spostiamo, qui la sensibilità è più alta, andiamo qua, e poi lo ripremiamo a fondo, chiaro? Rilasciamo un pochino e premiamo a fondo, non c'è niente di difficile. Un'altra cosa, se conoscete il mio modo di videogiocare, sapete che io non ami troppo i particolareggiamenti, gli oggetti situazionali, le munizioni che uccidono un nemico ma non l'altro. Io qui leggo estremamente potente contro la fanteria non corazzata, lo utilizzo contro quella fanteria che penso non sia corazzata. Ma se voi sapete che per esempio i cecchini elite sono corazzati e che le munizioni soft point sono controproducente, non utilizzatele. Io immagino che non possano essere utilizzate contro fanteria corazzata. Cosa intende? Contro tipo i Juggernaut? Non so cosa intenda sinceramente. Io ho sempre usato le munizioni ordinarie. Però vabbè, ci danno queste, ci danno, dico saranno utili. E infatti, ok. Voi sapete che le soft point non servono contro un certo tipo di nemico? Non usatele contro quel nemico. Io non sono la Bibbia, va bene? Io vi posso far capire, poi dovete metterci anche del vostro, va bene? Vi lascio al tentativo dove sono riuscito a fare i 3000 punti. Verliere jede Menge Blut! Muss mich um die Wunde kümmern! Quarta sfida, sono dovuto andare a vedere come si pronunciasse Le Maquis-Voiture. Troppo forte. Questa sfida è veramente semplicissima, cioè semplicissima, cortissima, ecco, cortissima. Ci avevo provato ieri sera, mi ero messo una mezz'oretta, ho detto, Dio quanto è complicato. Stamattina mi sono messo col binocolo, ho visto un attimo un paio di cose, ho trovato la strategia in 2 minuti. È veramente semplice, seguitemi. L'unica cosa che dobbiamo fare è aspettare che questo tizio arrivi in fondo al molo. Questo qui è un cecchino elite e ci dà doppi punti. Ucciderlo e subito dopo sparare a questi barili per far esplodere la barca, che come abbiamo imparato nel secondo livello
ci dà 1400 punti, cioè 700 punti se raddoppiati 1400. Semplicissimo. Una volta fatti i punti, poi possiamo vedercela un po' come ci pare. Io scelgo di uccidere questi due nemici qua, che sono abbastanza semplici, e poi laddove non avessi fatto in tempo a prendere tutti i doppi punti, allora uccido anche questo tizio qua. Se no ce ne sono tanti, insomma, poi vedetevela pure un po' voi. Io vi do la traccia, poi il tema ve lo dovete scrivere da soli, il punto e virgola. Però se seguite e riuscite a fare quello che faccio io, non avrete bisogno di ulteriori periodi da aggiungere. Comunque, uccidiamo questo all'inizio, è 200. È tutto a 200 stiamo, eh. State attenti però, questo livello è un po' strano. Vedete? Non è facile prenderli. Guarda. Ok. 200 qui, sui barili. Esploso. Barile. Tizio. Ho dovuto ricaricare. Olè, 300, 3000. Ci sdraiamo e aspettiamo la fine del livello. Non riuscite a ucciderlo perché avete lisciato troppi colpi come me? No? Ne ho lisciati troppi qua e anche qui ho sbagliato qualcosa? Perfetto. E questo che sta a fa qua? Ponzio Pilato. Lì aspettando che qualcuno lo uccida. Sono altri doppi punti e poi possiamo uccidere, che ne so, questo. Però vabbè, non serve, cioè ormai 3000 l'abbiamo fatti. Se non riuscite a fare 3000 è inutile, sinceramente, lasciate perdere, non vi mettete a cercare altri nemici. Ricominciate, riavviate e riprovate a farlo velocemente. Unica cosa, fate attenzione, oltre ai 200 che sembrano non... Forse mi sto perdendo qualcosa io. Sembrano non essere veramente 200 metri. Lui qui sta a 212, quando arriva qui sta a 200. Eppure quando miro il proiettile va un po' dove gli pare. Non lo so perché. Forse, ripeto, mi sto perdendo qualcosa io. Può capitare che lo spawn di questo nemico sia strano. A volte mi è capitato che la barca fosse già arrivata. State attenti che la barca da un po' riparte. La barca fosse già arrivata e lui ancora dovesse arrivare. E questo è proprio quel caso lì. Se è uno di quegli spawn strani, semplicemente ricominciate. A volte semplicemente non arrivava, andava invece di andare verso destra, andava verso sinistra. Non è un problema. Ricominciate. Vedete qui è arrivato un po' tardi. Per completezza, anche se pleonasticamente vi mostro come ho fatto i 3000 punti, non ce ne dovrebbe essere bisogno per voi. E poi passiamo alla prossima sfida. D'hémorragie. Quinta missione propaganda. Prendre les maquis. Questo può sembrare intricato, complesso, su più livelli. Oddio, dove andiamo, dove non andiamo? Non vi preoccupate, ci sono qui io. L'ho risolto per voi. Dovrei non mostrarvelo, dato che ci ho perso 3-4 ore per trovare la strada esatta e i movimenti esatti. Anche se poi c'è da dire, potete benissimo farlo senza guida, Non è così complesso. Ci provate una decina, una quindicina di volte e dovreste riuscire. Anche perché poi, pure se vi vedono, ci sono talmente tanti nemici che o con una granata o con le mine potete comunque fare parecchie kill e arrivare ai 3000 punti necessari. Se poi volete seguire il mio metodo del campione che l'ha creato per voi, perché è forte, perché è bello, perché vi vuole bene, allora fatelo, seguite. Allora però dovete essere precisi, dovete fare quello che vi dico io, ve la sbrigate in 2 minuti. Questo metodo si basa tutto sul tempismo, quindi può differire il vostro gameplay dal mio, ok? Io cercherò di spiegarvi tutte le possibili varianti, però se vi capita magari che un nemico invece di stare a 1 metro a destra sta a 1 metro a sinistra, non andate fuori di testa e cercate di adattarvi alle nuove circostanze, ok? Poi se trovate un nemico fuori posto e vi vede o vi uccide o succede qualcosa che non sarebbe dovuto succedere, riavviate e riprovate, tanto è molto semplice e veloce il metodo. Allora, appena iniziato, entriamo subito di qua, usciamo dal terrazzo e rientriamo nell'altro appartamento. Entriamo nella villa e uccidiamo il primo VIP.
con triangolo. Perfetto. Prendiamogli la pistola. Scendiamo. E uccidiamo quest'altro nemico qua sotto. Tranquilli, non vi vede. Usciamo e uccidiamo quest'altro. State attenti perché a volte lo trovate qui. Fermi, 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 perché sennò perdo il tempo. Vedete, non è che posso mettermi troppo a spiegarvi. Qualche volta lo trovate dove sto mirando, dove stavo mirando prima di mettere pausa. Qualche volta qualche metro prima. Non è un grosso problema. Il danno arriva quando lo troverete magari faccia a faccia, non fate in tempo a uscire dalla porta, a girare l'angolo, vi trova, vi spara e vi manda a ramengo tutto lo schema, perché vi spara, vi sentono e non potete fare più niente. Se capita, ricominciate e sperate che non stia in quel punto. Va bene? Semplicissimo. Una volta ucciso, andiamo avanti, sempre correndo con L3, Uccidiamo il VIP. Ci nascondiamo dalla sua visuale tramite la lapide e gli sbuchiamo a destra. Qui state attenti, pronti a mirare. Perfetto. E qui il movimento base è concluso. Questo è il movimento base. Poi ci sono delle piccole varianti che sta a voi decidere se cogliere o meno. Per esempio, dopo averlo ucciso, possiamo andare direttamente qui o possiamo prima passare un attimo qui e fare un ultra kill e prendere un altro po' di punti. Olè. Poi saliamo. Aspettiamo che si alzi o che si giri. Appunto. Vabbè. L'ho ucciso. Speriamo non mi abbiano sentito. No, invece mi ha sentito questo. Allora, ho dovuto riavviare perché voglio farvela vedere chiaramente perfetta, perché mi hanno visto e ho dovuto riavviarla. Però, pure se vi vedono e state già qui, uccidete quello che va visto, altri due nemici, fate 3000 punti e vi nascondete. Insomma, non è che dovete fare come me, che ricomincio perché ve la voglio proprio far vedere perfetta e fare un prodotto di qualità, una guida di qualità. Chiaro? Troppo io ho sta mira di sta pistola è un casino. Ok, morto. Una volta ucciso questo, guardiamo subito a sinistra. Ricordatevi di non correre quando non corro io, solo quando corro. Se no vi sentono. Non ci sta più questo. Olè. Olè. Allora, piccola, vedi? Piccola variante che è accaduta. Di solito questo nemico che abbiamo appena ucciso sta qui o sta qui e si muove da qui a lì. Si vede che ci ha sentito e si è messo accovacciato lì. Comunque, poco male. Adesso tocca uccidere quello lì in fondo. Dove cazzo è andato? Eccolo qui. Morto. Purtroppo io per perdere tempo e per chiacchierare ho perso i doppi punti. Però qui non c'è niente di difficile in realtà, perché mi succedono sempre le cose più strane quando devo fare le guide. Uccidete questo, prendete i doppi punti, vi sporgete un pochino a sinistra, vedete se sta qui o se sta qui, insomma se sta dietro è impallato da questo, vi spostate un pochino più avanti, con triangolo cambiate spalla e lo uccidete. Poi vi spostate su quello in fondo, che chiaramente questa volta ho fatto passare troppo tempo, quindi era già arrivato qui, di solito starà lì, vi mettete dietro questi bauli o queste valigie e gli sparate. Perfetto. Una volta ucciso anche questo, prendete a correre e uccidete questo qui con l'uccisione corpo a corpo. Fatti 3000 punti. Semplice, e non avevo nemmeno i doppi punti. Possiamo pure ritornare al punto di partenza. E voilà. Vi lascio alla run pratica perfetta senza commento. Ist da jemand?
Sesta missione propaganda. La Voie du Maquis. Un'altra sfida furtività, quindi a piedi con la pistola. Le uccisioni fantasma aggiungono tempo extra e non quelle ambientali. Infatti ci hanno riempito di esplosivi qui che potremmo usare ma che sarebbero inutili. Può essere affrontata senza una guida in realtà, perché ci sono riuscito nei primissimi tentativi, non primissimi magari, ma nei primi 5, primi 10, andando in giro, vedendo un po' com'era lo scenario, uccidendo gente. Poi alla fine sono passato da qui, ho ammazzato 4-5 persone qui, sono entrato dalla villa da dietro, poi nella villa ho cominciato ad andare a casa, alla fine mi sono trovato con 3000 punti. Però poi che ho fatto? Dato che vi devo presentare qualcosa di, userei questo termine, scientifico, cioè ripetibile, ho trovato una strada che sembra idonea a questa ripetibilità. L'unico problema sono le possibili variabili, perché basta perdere un secondo in più perché si è sbagliato un colpo, oppure perdere mezzo secondo in meno perché si è corso dove non si doveva correre, ed ecco che quello che succede nel vostro gameplay non è la stessa cosa che vedrete nel video. Quindi cercate di copiare pedissequamente quello che faccio io e speriamo. Appena inizia la sfida non perdete nemmeno mezzo secondo e sparate da qui in testa a quello. Poi scendiamo, corriamo, possiamo correre con L3. Ora, qui, piccola variante. Qui in base a... Vi spiego una cosa. Allora, dobbiamo uccidere quello, ok? Però c'è pericolo che quello ci veda. A volte io lo faccio così. Aspettate, perché quello si è già girato. Vedete, già ci ha visto? No, non ci ha visto. Quello sì, ci ha visto. Vedete com'è facile che ci veda? Vedete com'è facile? Però di solito se noi arriviamo in tempo, lui sta girato dall'altra parte. Però comunque a volte vi vede lo stesso. Ve lo faccio vedere in un modo... come si può fare. Se vedete che dopo 2 o 3 tentativi con questo metodo vi vede, non riuscite a rimanere, diciamo, invisibili, allora fate l'altra strada, quella più larga che mostrerò dopo, ok? La prima possibilità è questa. Andiamo di qui, lo attiriamo da questa parte, giriamo di qua e gli andiamo dietro. Magari stando bassi. Vi dico di abbassarvi qui dopo aver girato l'angolo prima di colpirlo, perché se correte a volte quello lì vi sente, ok? Quindi corriamo qui, lo attiriamo, giriamo a destra, ci abbassiamo e lo colpiamo alle spalle. Poi saliamo le scale, vedi, non ci ha visto questo. Non ci ha visto. E spariamo a questo. Ora, io ci ho messo 3 ore a ammazzare quello perché non mi prendeva il triangolo, ok? Infatti avete visto, ci ho messo un secondo in più, mezzo secondo in più. Se lo uccidete invece al volo, questo secondo nemico non starà così avanti, ok? Starà un pochino più qua, quindi lo uccideremo qui. E risparmieremo anche lì un altro mezzo secondo, va bene? Mi raccomando, dopo aver ucciso questo, non fate gli spavaldi che correte come pazzi. Salite qui correndo, poi vi abbassate, perché sennò questo tizio vi sente. In caso, facendo questo giro qui, quello vi dovesse vedere 1, 2 volte, 3 volte di fila, cambiamo giro, non c'è problema. Che dipende pure dallo spawn, Da qui rimaniamo larghi, rimaniamo sul largo. Entriamo qui dentro. Ci abbassiamo qui. E ce lo troviamo faccia a faccia e lo uccidiamo corpo a corpo. Una volta ucciso questo, andiamo qui a destra. Qui, prima che inizi la rampa, ci accovacciamo e spariamo in testa ai doppi punti. Ai doppi punti che camminano. Prendiamo le munizioni subsoniche, non perdete tempo, le cambiamo nel frattempo. Giriamo subito qui e... ecco, non mi ha preso il comando, vabbè, non importa. E uccidiamo anche quel nemico lì. Saliamo le scale. Giriamo, attenti qui, ci accovacciamo. Che se no ci vede quello che sta dentro. Aspettiamo che esca. E lo uccidiamo, no come ho fatto io. Una volta ucciso questo, velocemente entriamo da quest'altra porta e andiamo a uccidere quest'altro. Ok? Allora, ci sono diversi modi per uccidere questi due, ok? Potete direttamente andargli in bocca così e ucciderlo corpo a corpo. E poi... anzi no, senza passare dal corridoio. Uccidete questo corpo a corpo e poi uscite e uccidete quest'altro che poi non sarà uscito, sarà qui. Però c'è pericolo che vi spari. Il metodo che vi ho fatto vedere è quello più sicuro, anche se è quello più lento, ok? Perfetto, ve lo faccio rivedere. Ci accovacciamo, giriamo. Qui sono arrivato un pochino più in ritardo rispetto a prima. Uccidiamo questo, mi raccomando con le subsoniche, se no quell'altro vi sente, quest'altro. Ok, una volta ucciso questo praticamente siamo a cavallo. Corriamo di qua. Entriamo qui e uccidiamo quest'altro VIP. Allora, una volta ucciso prendiamo la silenziata. Attenzione perché entrando potremmo trovarlo qui dove l'abbiamo trovato, più avanti, a volte lo troverete qui, dipende pure da quanto tempo ci avete messo. Ok, senza perdere tempo, da qui correte e giochiamo ad Assassin's Creed. Ci buttiamo, triangolo e uccidiamo questo.
andiamo verso quest'altro davanzale, ci lanciamo e uccidiamo questo. Adesso mi hanno visto perché ho perso troppo tempo a chiacchierare, però se lo fate veloce non vi vedono. Attenzione, perché in caso doveste sbagliare qualcosa e questo vi dovesse sentire, questo tizio che stava qua sotto, no? Che abbiamo ucciso in salto praticamente, quel tizio appunto si sposterà e non potremo ucciderlo, va bene? Quindi se non lo vedete, avete sbagliato qualcosa, dovete o ricominciare o comunque sia rinunciare ai suoi punti. E voilà, ritornati. Dopo aver ucciso lui, scendiamo di qua, sempre correndo, eh. Uccidiamo quest'altro. Sempre correndo. Saltiamo quest'altro davanzale. E andiamo a uccidere quest'altro. Scusate se ripeto sempre quest'altro. Qui se ce la fate, fate anche gli ultimi doppi punti. Eccoli qua. 3000. In caso doveste arrivare mezzo secondo, un secondo, comunque in ritardo, non raggiungendo i 3000 con questo nemico, vi basterà girare qui. Però state attenti, accovacciatevi, eh. Accovacciatevi perché questo qui vi vede subito. E accovacciate. C'è questo bel nemico che si sta avvicinando. Già ci ho visto? Sì, ci ho visto. No, forse. No. O sta facendo sto giro. Ok, ucciso. Di solito non si mette in mezzo all'erba, probabilmente ci ha sentito. Di solito passa qui e va dietro queste casse, ok? Noi lo aspettiamo qui. No, così esposti no. Stiamo qui dietro e gli spariamo da qui dietro, ok? Se vogliamo essere più sicuri, aspettiamo che lui vada dietro le casse e lo prendiamo da dietro. In caso non aveste ancora raggiunto i 3000 punti, ci sono altri due nemici. Ci sono i doppi punti e un altro nemico che sta qui, guardate. Eccoli qua. Questo è il doppio punto e l'altro sta girando, eccolo qui, dietro. Vi avvicinate magari non da qui, ma passando da questo giardinetto interno e lo uccidete, va bene? Una volta presi i 3000 punti, immaginando che li abbiate presi uccidendo questo o uccidendo quell'altro, perché se avete ucciso quegli altri due vi basterà nascondervi lì. Però io per tornare al punto di partenza tranquillamente, in realtà potete anche mettervi sdraiati, che ne so, qui in un punto tranquillo, non dovrebbe rompervi le palle nessuno, però a me piace chiudere il cerchio, quindi torniamo al punto di partenza. Qui non correte, coacciatevi, qui potete continuare a correre. E voilà, le jeux sont faits. Come al solito vi lascio la sola guida visiva senza il mio commento e poi andiamo a trattare anche l'ultima sfida. Moment mal. Pour une France libre. Signori, siamo arrivati all'ultima. Incredibile ma vero, nonostante su internet ho trovato molte persone si lamentino e non riescano
ottenere questi famigerati 3000 punti, io l'ho trovata una delle più facili. In questa sfida il gioco ci fornisce una marea di armi potentissime, lanciagranate, cecchini pesanti, mitraglioni, mortai, cannoni, tutto. Ma l'arma più forte che nessuno nota e che io ho notato perché nelle guide online nessuno ne parla, guardate un po' qual è. Si voleva nascondere, pistola lanciarazzi LP34. Facciamo veloce, guardate, non voglio perdere tempo. Ma che è questo? Un plug anale? Madonna. Non voglio perdere tempo, andiamo. Appena inizia la sfida scendiamo le scale e andiamo a prendere la nostra pistoletta. Ma che ci dovrei fare con quella pistola lanciarazzi? Quella lancia i razzi di segnalazione come questi rossi. Qui nessuno segnala nessuno. Che siamo fact checkers. O cazzari, come li vuoi chiamare? Tanto sono sinonimi. Noi non famo la spia. Stiamo calmi. Aspettiamo che riparta. Facciamoci. Appena riparte. Senti, Sparate al centro lì. Ok. Lui si ferma. Uccidiamo questo qui che è il VIP che ti dà doppi punti. Perfetto, possiamo anche sparare qui. Questo lo uccide direttamente. E guardate un po' che fa la pistola lanciarazzi. Poi dipende da come lo lanciate il razzo. Magari l'ho lanciato troppo prima, essendo nella strada. Magari devo lanciarlo un pochino più oltre. Non lo so. Poi se il colpo della pistola lanciarazzi non dovesse bastarvi per i 3000 punti, uccidete, che ne so, un paio di questi. Finite. Comunque non voglio uccidere nessuno perché ogni volta ti aggiunge 10 secondi. Quindi non finisce più la sfida. Vi lascio al tentativo perfetto senza commenti. No time to waste, Harry. Need to move. Questa era la mia videoguida dedicata al trofeo La macchina della propaganda, spero di avervi aiutato, non esitate a commentare se avete dubbi o difficoltà di sorta, vi auguro un buon platino, una buona giornata a chi vedrà questo video di giorno, una buona serata invece a chi lo vedrà di sera. Ciao!